Ciao a tutti e benvenuti su Wow Podcast. Sono Mia e oggi voglio parlarvi di qualcosa che conosco molto bene, forse anche troppo bene. Parliamo di quel delicato equilibrio tra il lavoro e la vita personale. Un argomento che, ne sono sicura, tocca ognuno di voi in modo diverso. Avete mai avuto la sensazione che il lavoro stia prendendo troppo spazio nella vostra vita? Come se non riusciste mai a staccare davvero? Beh, io sì, e voglio raccontarvi la mia storia, perché forse, attraverso le mie esperienze, anche voi potrete trovare qualcosa di utile. Tutto è cominciato circa 3 anni fa. Lavoravo in una piccola agenzia di comunicazione a Milano. Adoravo il mio lavoro, davvero. Creare contenuti, sviluppare strategie, collaborare con colleghi brillanti. Era stimolante, emozionante, pieno di energia. Ma piano piano, senza accorgermene, il lavoro aveva cominciato a invadere ogni angolo della mia vita. Mi svegliavo la mattina e ancora mezza addormentata controllavo già le email. Durante la colazione leggevo messaggi di lavoro. La domenica pomeriggio, mentre cercavo di rilassarmi, pensavo già al lunedì. Le vacanze le passavo a rispondere ai colleghi. Persino quando ero con gli amici, la testa era sempre lì, in ufficio, davanti allo schermo, con le scadenze. Non riuscivo a spegnermi. Mai. I miei amici me lo dicevano spesso. Mia, stai lavorando troppo. Mia, devi rilassarti. Mia, sei sempre distratta. Io sorridevo, annuivo e poi controllavo di nuovo il telefono. È strano, vero? Sapere che qualcosa non va, ma continuare comunque. Credo che molti di voi capiscano questa sensazione. Magari anche voi avete vissuto qualcosa di simile. Scrivete nei commenti. Mi piacerebbe molto sapere se vi riconoscete in questa situazione. Il punto di rottura è arrivato in un giovedì sera di ottobre. Ricordo benissimo quella sera. Era tardi, forse le 11:30. Ero ancora al computer, a finire una presentazione per il giorno dopo. La mia amica Sara mi aveva invitato al suo compleanno. Una piccola cena a casa sua, con poche persone, molto intima. Avevo detto che sarei andata. Avevo promesso. Invece ero lì, davanti allo schermo, a sistemare grafici e dati. Alle 11:45 ho ricevuto un messaggio da Sara. Solo 3 parole. Sei mancata, Mia. Ho posato il telefono e ho guardato il muro per qualche minuto. 3 parole così semplici, eppure così pesanti. Sei mancata. Non ero lì per la mia amica. Non perché avessi un'emergenza, non perché fossi malata. Solo perché il lavoro aveva preso il sopravvento. Di nuovo. Quella notte non sono riuscita a dormire. Ho pensato molto. Quando era stata l'ultima volta che avevo fatto qualcosa solo per me? Quando era stata l'ultima volta che avevo cucinato con calma, letto un libro, fatto una passeggiata senza il telefono in mano? Non riuscivo a ricordarlo. Il mattino dopo ho chiamato Sara. Le ho chiesto scusa. Lei è stata gentile, come sempre. Non fa niente, Mia. Ma io sapevo che qualcosa si era rotto, dentro di me, prima ancora che tra noi. Quella mattina ho deciso di cambiare. Non tutto in una volta, naturalmente. I cambiamenti grandi non succedono mai dall'oggi al domani. Ma ho deciso di cominciare. Un piccolo passo alla volta. Il primo cambiamento è stato il telefono. Ho stabilito una regola semplice. Dopo le 8 di sera, nessuna email di lavoro. Niente messaggi, niente notifiche. Sembrava una cosa banale, eppure i primi giorni è stata una vera battaglia. Sentivo il bisogno di controllare, di rispondere, di essere sempre disponibile. Ma ho resistito. E sapete una cosa? Il mondo non è crollato. I colleghi non si sono arrabbiati. Le presentazioni erano ancora pronte il mattino dopo. Niente era cambiato, tranne il fatto che io dormivo meglio. Molto meglio. Il secondo cambiamento riguardava il weekend. Ho deciso che il sabato e la domenica appartenevano a me, non al lavoro, non all'azienda, a me. Ho ripreso a fare le cose che amavo prima del lavoro frenetico. Ho riscoperto la cucina. Passare un pomeriggio intero a preparare una ricetta nuova, senza fretta, senza guardare l'orologio. Ho ricominciato a leggere romanzi, qualcosa che non facevo da anni. Ho camminato. Tanto, lentamente, senza meta. Milano è bellissima, quando la guardi davvero.
quando non stai correndo da una riunione all'altra. Ma il cambiamento più importante, forse, è stato imparare a dire no. Sembra semplice, vero? Dire no. Eppure per me era quasi impossibile. Avevo sempre paura di deludere qualcuno, di sembrare poco professionale, di perdere opportunità. Allora accettavo tutto. Ogni progetto extra, ogni richiesta dell'ultimo minuto, ogni compito che nessun altro voleva fare, e mi ritrovavo sommersa. Ho capito che dire no non è un segno di debolezza, è un segno di rispetto, verso se stessi prima di tutto. Quando dici sì a tutto, alla fine non riesci a fare niente davvero bene. Quando dici no a qualcosa, puoi dire sì con tutto il cuore a qualcos'altro. Questa realizzazione ha cambiato il mio rapporto con il lavoro completamente. Ho cominciato a stabilire delle priorità chiare. La mattina, prima di aprire le email, mi prendevo 10 minuti per pianificare la giornata. Scrivevo 3 cose, solo 3, che volevo assolutamente completare quel giorno. Non 20, non 30, 3. E mi concentravo su quelle. Strano ma vero. Lavorando meno ore in modo più concentrato, riuscivo a fare molto di più. E la qualità del lavoro era migliore. Qualcuno di voi usa già questo metodo? O avete altri trucchi per organizzare la giornata? Condividete la vostra esperienza nei commenti. Sono curiosa di sapere come vi organizzate. Poi c'è stato un momento che non dimenticherò mai. Era una domenica di marzo. Avevo trascorso il sabato con Sara. Eravamo andate al mercato, avevamo cucinato insieme, avevamo parlato per ore come facevamo anni fa. Era stata una giornata meravigliosa, leggera, piena di risate. Quella domenica mattina mi sono svegliata tardi, con calma. Ho preparato il caffè, mi sono seduta vicino alla finestra e ho guardato fuori. La luce del mattino era bella, i rumori della città erano dolci e lontani. Ho aperto un libro. Ho letto per 2 ore senza alzarmi e per la prima volta in molto, molto tempo mi sentivo bene, davvero bene. Non c'era senso di colpa. Non c'era il pensiero del lavoro che mi ronzava in testa, solo quella sensazione tranquilla e piena di essere esattamente dove dovevo essere. È difficile da spiegare a parole, ma forse capite cosa intendo. Quel momento di pace completa, quando la mente si ferma finalmente e puoi sentire te stesso. Ho capito che questo momento, è quello per cui vale la pena lavorare. Non solo per uno stipendio, non solo per i risultati, ma per avere una vita che vale davvero la pena di vivere. Il lavoro è importante, certo. Ci dà uno scopo, una struttura, soddisfazione. Molti di noi amano ciò che fanno, e questo è bellissimo. Ma il lavoro è una parte della vita, non tutta la vita. Avete persone che amate? Passioni che vi fanno sentire vivi? Luoghi che vi fanno battere il cuore? Queste cose hanno bisogno di tempo e presenza. Non possono aspettare sempre. Ho parlato di questo con mia sorella Giulia qualche settimana dopo. Lei è medico, lavora tantissimo, turni lunghi, spesso notturni. Le ho raccontato del mio piccolo cambiamento, del fatto che stavo cercando di proteggere il mio tempo libero. Mi ha risposto con qualcosa che non ho dimenticato. Mia, mi ha detto, nessuno sul letto di morte ha mai detto avrei dovuto passare più tempo in ufficio. Ma molti hanno detto avrei voluto passare più tempo con le persone che amo. Semplice, diretto, vero. Ovviamente trovare l'equilibrio non è sempre facile. Ci sono periodi più intensi, scadenze importanti, momenti in cui il lavoro richiede davvero più energie. E va bene, la vita non è sempre uniforme. Non si tratta di dividere il tempo in modo perfetto e matematico. Si tratta di tornare sempre al centro, di sapere dove sei e dove vuoi essere, di ricordarti, anche nei momenti più frenetici, che esistono anche altre cose importanti. Ho imparato a vedere i segnali di allarme. Quando comincio a sentirmi irritabile senza motivo, quando non riesco a dormire, quando non ho voglia di vedere gli amici, so che devo fermarmi. Fare un respiro profondo, ricaricarmi. Prendersi cura di sé non è un lusso, è una necessità. E parlando di questo, se state seguendo questo podcast per migliorare il vostro italiano, state già facendo qualcosa di bello per voi stessi. Imparare una lingua è un viaggio meraviglioso.
Se questo episodio vi è stato utile, mi farebbe davvero piacere se lasciaste un commento qui sotto, anche solo una parola in italiano, qualunque pensiero vi sia venuto mentre ascoltavate. E se conoscete qualcuno che sta lottando con l'equilibrio tra lavoro e vita personale, condividete questo episodio con loro. A volte una storia semplice può far vedere le cose in modo nuovo. Oggi, a distanza di 3 anni da quella sera di ottobre, posso dire che la mia vita è molto diversa. Non perfetta, la vita non è mai perfetta, ma più equilibrata, più piena, più mia. Lavoro ancora con passione, mi piace ancora quello che faccio, ma quando chiudo il computer, chiudo davvero. Quando sono con le persone che amo, sono presente, non solo di corpo, ma di mente e di cuore. E Sara? Siamo ancora amiche del cuore, anzi, ci vediamo più spesso di prima. L'altra sera abbiamo cucinato insieme la pasta al forno della sua nonna, una ricetta lunga e complicata, piena di passaggi e ingredienti speciali. Abbiamo passato 3 ore in cucina, tra risate e qualche piccolo disastro. Era perfetta. Quella serata era perfetta. Prima di salutarvi, voglio chiedervi una cosa. Se poteste cambiare qualcosa del vostro equilibrio tra lavoro e vita personale, cosa cambiereste? Scrivete nei commenti, sono davvero curiosa. Le vostre risposte mi danno sempre nuove prospettive e idee. Se questo episodio vi ha fatto riflettere, se vi ha dato qualcosa, un pensiero, un'emozione, una piccola ispirazione, allora mi farebbe piacere che lo faceste sapere con un mi piace. È il modo più semplice per dirmi che questo tipo di contenuto vi piace e vi è utile. È stato un piacere stare con voi oggi. Spero che questo racconto vi abbia accompagnato bene e che abbiate capito tante parole nuove in italiano. Prendetevi cura di voi, del vostro lavoro, certo, ma anche di tutto il resto, delle persone care, delle piccole gioie quotidiane, dei momenti tranquilli che danno senso alle giornate. Vi aspetto al prossimo episodio di Wow Podcast. Buonasera a tutti e a presto!